Si apre ufficialmente il campionato EasyKart 2026. Abbiamo grippato il motore. Oggi ritrovo per la prima volta dopo così tanti anni quel feeling di motore d'aria, due tempi fino a 16.000 giri. Certo c'è stata evoluzione, soprattutto di gomme. C'è un'atmosfera sicuramente più familiare all'interno di un paddock EasyKart, un entry point nel mondo del racing due tempi, è una filosofia diversa, infatti un setup molto più semplice. Facciamo questa esperienza, a dopo. Lo spirito era giusto, Ciao ragazzi e benvenuti su Fil FM Kart Racing. Siamo a Franciacorta, questo è il primo weekend di gara del campionato EasyKart 2026. È stata una decisione presa all'ultimo, c'è stata una proposta di Birel Art, l'organizzatore del campionato EasyKart. Hanno lanciato una categoria Master per gli over 35 ad un prezzo tra l'altro molto competitivo. Ho deciso di partecipare a questa prima gara. Abbiamo grippato il motore. Sì, purtroppo non è una bellissima notizia per iniziare la giornata. Nel secondo turno il motore era nuovo, era appena stato rodato, praticamente a fine rettilineo seguivo un pilota e nonostante che questi motori abbiano un limitatore a 16.000 giri, appunto c'è stata una grippata. Non è ideale perché vuol dire che adesso nel terzo turno dovremo mettere un motore nuovo e rifare il rodaggio, quindi purtroppo perderò un turno, spero, senza poter appunto approfittarne per capire un po' meglio come questo telaio lavora in certe curve, eccetera eccetera. Quindi Roby, quando ci sono le righe è brutta storia, giusto? Sì. Quando c'è le righe è grippato. E adesso andiamo a vedere la tenda e il team per cui corro oggi e domani. Questo weekend saremo in 12 piloti, Master. Roby è stato il promotore di questa categoria. Sotto questa tenda di Roby siamo in 5. Ci saranno anche degli ungheresi, quindi un po' internazionale come categoria. Adesso vediamo il kart, anche se ha le carene nuove. Questo è un kart di vecchia concezione, non è sicuramente omologato FIA. Si tratta di un Tubi 30, una Sale 40, abbiamo un motore ad aria, il carburatore, e questo è stato evoluto rispetto alle prime generazioni che non avevano nemmeno i due getti, quindi il getto degli alti e il getto dei bassi per regolare la carburazione di fatto mentre si va in pista. In termini di regolazioni, semplicissimo. Possiamo cambiare le carreggiate, quindi allargarle, stringerle, sia davanti tramite questi distanziali, sia dietro tramite i mozzi, al caster e al camber, che in questo caso il mio kart non ha nemmeno queste regolazioni perché non ha le boccole, ma si potrebbero avere. Oltre a queste due cose si può fare veramente poco e lo spirito della categoria EasyKart è di rendere facile l'esperienza.
Abbiamo appena concluso il warm-up, un'occasione per rodare il motore. Certo che abbiamo perso un po' di tempo con questo rodaggio, almeno ci siamo assicurati di entrare in qualifica con il kart funzionante. L'ultima volta che sono salito su un Easy Kart è stato nel 2004, categoria che nacque nel 2003, correggimi Roby, 2002, e io corsi l'ultima tappa del 2023 e feci qualche gara nel 2024 e tra l'altro all'epoca correvo con il figlio di Roby, quindi nonostante sia molto giovane, comunque chi vuole scommettere su quanti anni Roby abbia lo faccia nei commenti. Questo mondo si è evoluto tantissimo. All'epoca c'erano 3 categorie e adesso invece c'è la 50 Academy, la 60 Mini, la 100, 125 e 125 Master, IMB e addirittura 2 o 3 categorie KZ. Quindi ci attendono questi 6 minuti chiave per determinare l'ordine di partenza per gara 1 di domani. E concludiamo in seconda posizione a soli 9 millesimi di secondo dal primo. Dai, tutto sommato abbastanza bene, considerando che è la prima volta che monto gomma nuova su questi kart. Non abbiamo ancora azzeccato il giro perfetto, però siamo messi bene nel settore 2, quello tecnico, nel settore 3 e manca ancora qualcosina nel primo settore. Questa è una vera esplosione, andiamola a vedere in dettaglio. E poi magari ce la facciamo spiegare da Roby in modo tecnico, che esplosione è una brutta parola, ma Roby, cos'è successo qua? Ha preso dentro polvere o sassi e è andato dentro, si vede che ha bloccato, si è rotta la fascia e tutto e ha bloccato tutto. Secondo me non è è successo che vado troppo veloce, quindi Giustamente. Ma non hanno delle spugne dentro questi qua? Ah, ecco. Non è che puoi fare, cioè, spingi. oggi guarda che I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, I feel so alive. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, big bass, that's where the heart is. I'm only here for the party. The sound, the vibe. I'm only here for the party. Ciao! The sound, Ciao ragazzi! big bass, that's where the heart is. Ciao! I'm only here for the party. I'm only here for the party. Roby, buongiorno! I'm only La giornata di oggi consisterà in warm-up 8 minuti, gara 1 e poi una finale per terminare il vincitore di questa prima tappa. Abbiamo appena concluso la sprint race o gara 1, siamo partiti secondi, siamo arrivati secondi, il passo c'era, ero il più veloce in pista, in partenza essendo dalla linea esterna il terzo e poi anche il quarto mi hanno passato, i primi due hanno preso un gap e quindi ho dovuto recuperare. Nel momento in cui il primo e il secondo sono in scia l'uno all'altro e hai un gap poi come terzo,
è difficile recuperarli perché la scia a Francia corta conta molto. Quindi nonostante ciò siamo riusciti a farlo, dopo aver passato il secondo non sono riuscito a passare il primo, iniziava a chiudere un po' troppo le curve e non ho guardato il countdown dei giri e quindi nel momento in cui ho detto adesso preparo il sorpasso mi sono visto la bandiera a scacchi e alla fine abbiamo concluso secondi. Quindi non è ideale. E in ogni caso, cosa abbiamo fatto e come mai ci stiamo trovando meglio? Bene, ho fatto una regolazione al camber, una delle poche regolazioni permesse a livello tecnico e mi aiuta a ruotare il kart più agevolmente. Quindi abbiamo visto per esempio un significativo miglioramento dei giri minimi di motore, quindi molto più alti. Qua vedete gli RPM del giro migliore, massimi, e gli RPM minimi, e questo livello minimo indica quanto tu freni e rallenti il kart nel punto della pista più lento, e quindi si vuole avere un livello minimo più alto possibile per avere percorrenze, quindi per non far morire il motore, perché poi è difficile appunto rifarlo partire. Infatti questi motori qua, come diciamo tutti i due tempi racing da kart, non sono molto ricchi di coppia sotto, ma hanno invece molto più passaggio. Adesso ci prepariamo per la finale. La 125 Master inaugura la stagione 2026 con una finale intensa e tiratissima. E si parte per questa finalissima. Parto dalla linea esterna, un disastro in partenza. Perdo 3 posizioni in 15 metri. Ci sarà stata partenza anticipata della P1 o ho dormito io? E dobbiamo ripartire dalla P5 con ormai un gap dalla P1 enorme. Riusciremo a colmarlo? Dai, testa bassa, iniziamo questa rimonta. Ne passiamo 2 in curva 3 e siamo in P3. E nel frattempo la bagarre tra il P1 e P2 ci agevola e riusciamo a recuperare qualcosina. Anche se io stesso sono in bagarre con il ragazzo in P4. Abbiamo chiuso nel frattempo il gap con la P2. Riesco a fare un bel sorpasso per prendermi di nuovo la P3, testa bassa di nuovo per raggiungere i primi 2. Ma purtroppo non ci sono abbastanza giri, in pista chiudiamo in P3 dopo un'ottima rimonta, P1 e P2 a soli 2 decimi. Ma appena rientro nei box mi rendo conto di avere il musetto giù, quindi 5 secondi è una bella mazzata alla classifica, non ideale. Un bilancio senza dubbio positivo, siamo riusciti ad essere i più veloci durante questo evento nella nostra categoria. Comunque complimenti agli altri ragazzi, è stata una bellissima esperienza, mi sono divertito molto. Questo paddock mi ha permesso di rincontrare facce conosciute e molte persone che mi hanno aiutato molto lo scorso anno nella mia Road to World Cup. E adesso vediamo di mettere in calendario una seconda gara in questo campionato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di fare un like, di condividerlo e ci vediamo alla prossima in pista. Ciao!